Come state? Spero bene. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Bene, cosa succede se l'accredito dell'assegno unico non arriva? Perché cosa succede? Succede che ci potrebbero essere delle cause che hanno impedito l'arrivo del pagamento. Così oggi ve le spiego in questo video. Infatti molte persone e famiglie soprattutto che hanno inviato la domanda a gennaio o febbraio per l'assegno unico hanno già ricevuto l'accredito, quindi hanno già ricevuto il pagamento. Però molte altre invece non hanno ricevuto proprio nulla, cioè sono rimaste lì a bocca asciutta, della serie chi se ne frega della gente che ha i figli, no? Prima vogliono che facciamo i figli e poi non ti pagano manco gli assegni. Hai capito? La fregatura è quella, fai i figli ma te li ciucci tu. E allora, come mai mi starete chiedendo, anzi vi starete chiedendo, perché non arrivano questi soldi? Che mi sono dovuti se lo Stato vuole che noi facciamo i figli? Domanda. Come vi dico sempre, bisogna un pochino tenere sotto controllo la propria situazione, ovviamente, perché quelli sono furbacchioni. Se voi non vi controllate la vostra situazione, chi se la piglia in quel posto siete voi, mica loro, perché quelli lo fanno apposta, perché sanno benissimo che la gente se ne frega, tanto prendo i soldi e poi... E invece no, è lì che ti fregano, è lì che casca l'asino, cioè il popolo, ok? E allora partiamo un po' dalle basi degli incassi, cioè avete controllato l'IBAN della banca e della posta? E io ve lo dico perché nella maggior parte dei casi, succede molto spesso, perché succede perennemente, il codice IBAN sul quale la gente riceve il pagamento è sbagliato. Cioè mettono un codice, poi o lo sbagliano, o non se lo ricordano, o non lo cambiano, e di qua e di là. E ovviamente loro, che sono dei bei furbacchioni, lo sanno, e voi ci cascate come degli asini. Mm? Quindi controllate il codice IBAN, perché come fare? Una volta che entrate nel sito internet dell'INPS, con username, password, speak, anche se lo speed ormai mi sa che questo andrà a morire, anche perché adesso costa, quindi, cioè, ma che se lo tenessero proprio, dovete controllare lo stato di avanzamento della domanda e bisogna anche controllare l'IBAN, se l'IBAN che avete inserito nella domanda è quello giusto. Dovete controllare, non potete fare finta di niente perché poi ci rimettete solo voi. Un'altra cosa molto importante da verificare è che se la vostra banca ha modificato il codice IBAN negli ultimi mesi, perché non solo il governo ci mette di mezzo lo zampino, ma anche le banche, no? Che quelle decidono di cambiarsi, di vendersi, comprarsi, ricomprarsi, rivendere, fanno dei casini allucinanti, tanto lo fanno con i soldi nostri, perché giustamente loro fanno le cose con i soldi nostri, perché se loro non avessero i soldi nostri, quelli sarebbero lì tranquilli che si fanno gli affaracci loro, e invece no, invece no. Mm. Quindi quelle cambiano, si ricambiano, quindi bisogna verificare anche questa cosa qua, verificare che la banca non abbia cambiato il codice IBAN, capito? Infatti l'INPS vieta o nega l'accredito dell'assegno unico su dei conti correnti che sono intestati ad altre persone. Quindi se sbagliate l'IBAN, non solo non paga, perché era successo un paciocco durante quel raffreddore che è durato 2 anni, no? No? Mm. Lì si sono accorti dei paciocchi e quindi a un certo punto hanno detto se il conto non è intestato alla persona non lo paghiamo. E poi ricordatevi che se nel nucleo familiare è presente anche un percettore di ADI, allora le verifiche da parte dell'INPS prendono molto più tempo. Quindi, capito? Perché poi dicono, ma poi sai, dobbiamo pagare troppi soldi alla gente che c'ha i figli, prima vogliamo che fanno i figli, poi se dobbiamo pagargliene troppo, dobbiamo controllare, capito? La storia è quella. Altro argomento di oggi. È possibile presentare la domanda per l'assegno del bonus nido.
È uscito un messaggio dell'INPS dove ci viene comunicata l'apertura del servizio per la presentazione della domanda del bonus asilo nido. Anzi, prima che mi dimentico, mi raccomando, nella sezione abbonamenti del mio canale ci sono proprio dei video dove io vi parlo proprio, come dico sempre, no? Pane, pane, vino al vino, senza mezzi termini, vi spiego le cose, come farle senza essere fregati. Quindi andate nella pagina principale del mio canale, sotto il mio nome, cliccate abbonati, entrate da lì e inizi che si apre un mondo. Torniamo a noi. Anche quest'anno l'INPS ha attivato la prestazione dedicata ai genitori con figli minori di 3 anni, perché dal quarto anno è il figlio di qualcun altro. Fino a 3 anni sono figli tuoi, dopodiché aria, cammina, arrangiati, no? Mandala là a fare che cavolo ne so io, no? Così. Quindi vediamo le principali informazioni. Allora, come vi ho detto, la domanda è valida fino ai 3 anni, dopodiché non è figlio di più di nessuno. E valida la domanda, quest'anno la domanda è valida fino al mese di agosto dell'anno in cui il bambino compie 3 anni, ok? Quindi da quest'anno la domanda è valida fino al mese di agosto dell'anno in cui il bambino compie 3 anni. Attenzione, per le domande di contributo asili nido ogni anno basterà scegliere la mensilità per le quali si chiede il contributo e poi ovviamente caricare tutta la documentazione di spesa entro il 30 di aprile dell'anno successivo a quello della mensilità richiesta. Se non capite qualcosa, tornate indietro e ve lo ascoltate. La domanda deve essere presentata dal genitore che paga la retta, specificando anche le mensilità. Attenzione, e non ve le dimenticate perché, vi ripeto, se ve ne dimenticate anche solo una, vi date la mazzata sui piedi da soli. Poi, per i bambini affetti da gravi patologie croniche che non possono frequentare il nido o quello che sia, il genitore che convive e risiede con il bambino può presentare la domanda di contributo per forme di supporto presso la propria abitazione, giustamente. Poi, se il bambino ha gravi patologie, dal quarto anno non è più figlio di nessuno, perché qua funziona così, non la storia. Il contributo, parliamo di soldi, che è quello che ci frega di più, no? Perché poi sai, qua sono tutti bravi a parlare, ma quello che mi frega a me sono i soldi. Il contributo può arrivare fino a 3.600 euro all'anno, 3.600 euro all'anno, in base all'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per inclusione. Qua c'è una cosa, neutralizzato dagli importi erogati per l'assegno unico e universale, ok? Come sempre la domanda la potete presentare direttamente dal portale, che non è un portale verso l'aldilà, verso l'oltretomba, no, è un sito internet. Si mettono in bocca tutte queste parole grosse che non gli stanno neanche dentro, cioè, non gli stanno neanche in bocca, no? Il portale. Il sito internet, chiamiamo le cose come stanno, no? Cioè, ci entrate dentro con lo SPID, la carta d'identità o la CNS, oppure semplicemente andate da un patronato e vi levate tutti i problemi, ok? Il contributo viene riconosciuto solo per i nidi e strutture abilitati a erogare servizi educativi ai bambini di età 0-3 anni. Chi li vuole mandare al parco a giocare con i fiorellini non prende un cavolo di niente. Quindi praticamente stiamo parlando di nidi, micronidi, sezioni primavera, spazio gioco, servizi educativi in contesto domiciliare, tutte queste cose qua. Se la struttura non risulta abilitata, il contributo non può essere riconosciuto, ok? Per fare la domanda è necessario richiedere alla struttura educativa frequentata dal bambino i riferimenti precisi della sua abilitazione, che bisognerà ovviamente inserire nella domanda per le verifiche dell'INPS. Più ci buttate dentro documentazione, più quelli dell'INPS sono contenti e più è capace che vi sbloccano le domande molto prima. È sempre stato così e sempre funzionerà, perché il principio è più li caricate di carta e più quelli sono contenti, ok? Anche se portate i plichi di roba, loro sono contenti, vedono tanta roba, dico... Ha sempre funzionato così. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato
iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina e andate nella sezione abbonati per vedere altri video più interessanti di questi. Ok? Ci vediamo dall'altra parte. Ciao!